Ciao a tutti, oggi andremo a lavorare insieme questo cardigan chiamato Maria. È un cardigan lavorato in cotone che ho ideato per una ragazza che mi segue come voi, che si chiama Maria e a cui tengo parecchio e che saluto. È un cardigan, come vedete, lavorato, come vi ho detto, in tre pezzi. Sono praticamente tre rettangoli lavorati con maglia legaccio e poi il motivo traforato. Sul dietro si presenta in questo modo. Naturalmente andiamo a fare delle rifiniture anche sul davanti, quindi lavoriamo in un unico pezzo la parte del davanti e il colletto lo proseguiamo per poi praticamente attaccarlo alla fine. E questo è il risultato. Allora, io come al solito faccio i miei schemi. Se volete potete ovviamente fare uno screenshot di questa pagina oppure questo schema lo potete trovare sia sulla pagina di Facebook che sul gruppo di Facebook. Credo, se ci sta, lo metterò anche su Instagram. Allora, nella realtà, come vi dicevo, dobbiamo fare dei rettangoli. In questo caso io ho utilizzato un cardigan che è appunto una taglia 42-44, quindi ML. È un cardigan che, come avete visto, scende abbastanza, diciamo, classicamente. Se volete un cardigan più abbondante, come si stanno utilizzando in questo periodo, questa taglia, che nella realtà è una ML, potrebbe andare bene anche per una XS e una S, perché ovviamente risulterà abbondante. Per le altre taglie potete aggiungere quei 5-10 cm in più, dipende sempre ovviamente dai vostri gusti. Vi consiglio di misurare la vostra circonferenza di bacino e poi la circonferenza del seno e in base a quello aggiungete dei centimetri. Se per ipotesi avete un bacino più diciamo largo rispetto alla circonferenza del seno, regolatevi su quella misura, cioè partite dalla misura del bacino. Se invece avete un seno più abbondante, partite ovviamente dalla circonferenza del seno. In ogni caso, nel mio caso abbiamo 55 cm di larghezza, mentre in altezza saliamo per 80 cm, dopodiché si richiude tutto. Alterniamo 16 cm di maglia legaccio a 16 cm di punto traforato e così di seguito, quindi 16, 16, 16, 16, 16. Questo è il dietro. Per quanto riguarda il davanti, abbiamo sempre 55 cm, ma suddivisi in due, perché abbiamo il davanti sinistro e il davanti destro. Facciamo 55 diviso 2 da 27,5, quindi avremo un pannello di 27,5 e un altro pannello di 27,5. In questi 27,5 cm dovete diciamo tirar fuori anche 10 cm a destra e a sinistra per il bordino. Allo stesso modo del dietro andate ad alternare 16 cm di maglia legaccio e 16 cm di punto traforato. Per quanto riguarda la manica invece abbiamo un rettangolo di 48 cm x 48 cm di altezza. Anche in questo caso alterniamo 16 cm di punto legaccio e 16 cm di punto traforato.
Andiamo adesso a vedere che cosa, cioè gli strumenti che ci servono per realizzare questo progetto. Allora, per questo progetto avremo bisogno di un paio di ferri numero 3, degli spilli, ci serviranno ovviamente per andare a cucire il lavoro, naturalmente del filato, in questo caso io ho utilizzato del cotone bianco, un ago da maglia, un metro, un contagiri, delle forbici, dei diciamo marcatori, anche se non sono necessariamente importanti, potete anche non metterli, e poi un calcolatore di maglie. Questo è molto importante perché ci servirà ovviamente per il nostro campione. A tal proposito andiamo a vedere insieme il campione. Allora, questo strumento qui è molto utile per calcolare ovviamente le nostre maglie e i nostri ferri. Se non lo avete, potete comunque utilizzare il solito vecchio metodo con carta e penna. Vi lascio qui sopra a proposito il link come appunto creare un campione e quante maglie poi andremo a realizzare e quanti ferri ci servono. A tal proposito, tutti gli strumenti che io ho utilizzato ve li lascio sotto al video in modo tale che se volete potete acquistarli. Allora, come sapete io utilizzo sempre questo strumento perché da questo strumento riesco a calcolarmi poi le maglie. Vi ho già fatto un video come si utilizza, vi lascio qui sopra il link. A tal proposito andiamo a vedere insieme. È imprescindibile il fatto di dover fare il campione. In questo lavoro, quindi in questo cardigan, abbiamo bisogno di due campioni. Il campione per quanto riguarda la maglia legaccio e il campione per quanto riguarda la maglia traforata, perché sono totalmente diversi. Quindi il legaccio, come vedrete, tenderà un po' a restringere, mentre il motivo traforato tenderà ad allargare. Per cui è importantissimo che noi andiamo a fare il campione per poter sapere esattamente quante maglie ci servono e corrispondono a quei determinati centimetri, perché nel lavoro andremo a togliere e ad aumentare delle maglie. Nel mio caso, lavorando i ferri numero 3, il mio campione a maglia legaccio mi indicava 20 maglie, lo vedete meglio così, quindi mi dava, per quanto riguarda il legaccio, in 10 cm c'erano 20 maglie per 19 ferri, sempre in 10 cm. Per quanto riguarda invece il motivo traforato, mi dava 19 maglie in 10 cm per 32 ferri circa. Vi faccio vedere adesso che tipo di filato ho usato, quanto ne ho usato e poi andiamo direttamente al lavoro. Per questo cardigan ho utilizzato questo tipo di cotone della Drops, il Safran, 100% cotone ed è ovviamente bianco e il colore è il numero 17. Allora, mi indica i ferri numero 3 e infatti sono andata ad utilizzare i ferri numero 3 e sono 50 grammi di gomitolo per circa 160 metri. Allora, in totale io ho utilizzato circa 9 gomitoli e mezzo, quindi in totale diciamo 10 gomitoli, quindi 500 grammi. Andiamo adesso a vedere come partire per il cardigan. Con i ferri del 3 ho montato sul ferro un totale di 111 maglie e andiamo a lavorare in questo modo. Vado a lavorare il vivagno, quindi lavoriamo un rovescio e una maglia la passiamo sul ferro di destra senza lavorare, prendendola però come se fosse un rovescio.
la passiamo semplicemente. Portiamo il filo sul davanti e andiamo a lavorare tutte le maglie che sono sul ferro a rovescio. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alle ultime 2 maglie che ci sono sul ferro e vi fermate. Arrivate alle ultime 2 maglie, la maglia la passiamo sul ferro di destra senza lavorarla, presa come se fosse un rovescio, e l'ultima maglia la lavoriamo al rovescio. Il secondo ferro, lavoriamo il vivagno sul rovescio del lavoro che va lavorato al rovescio e proseguiamo tutto il motivo e quindi tutto il ferro al rovescio. Fino ad arrivare alla fine del ferro. Non dobbiamo far altro adesso che andare a ripetere questi 2 ferri. Raggiunti quasi 16 centimetri, l'ultimo ferro andiamo praticamente a lavorarlo eliminando 6 maglie, ovviamente distribuite lungo tutto il ferro. Eliminiamo in questo modo, quindi andiamo a fare sempre il nostro vivagno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 li elimino insieme, quindi sono una prima eliminazione, quindi 2 maglie insieme al rovescio. E di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 insieme. E sono 2 maglie eliminate. Proseguo in questo modo fino ad eliminarne 6 totali, quindi avremo nel ferro da 111 passeremo esattamente a 105 maglie. Ferro di ritorno, tutte le maglie al rovescio, fino alla fine del ferro. Arrivati a questo punto non dobbiamo far altro che iniziare il motivo traforato. Il motivo traforato è un multiplo di 2 maglie più una e si realizza in 4 ferri. Quindi partiamo dal primo ferro e lavoriamo il vivagno, 2 maglie insieme a diritto e un gettato. Quindi 2 maglie insieme a diritto e un gettato e rincominciamo da capo e ripetiamo 2 maglie insieme a diritto e un gettato, 2 maglie insieme a diritto e un gettato, 2 maglie insieme a diritto e un gettato, 2 maglie insieme a diritto e un gettato. Proseguiamo fino ad arrivare alla fine del ferro. Le ultime 3 maglie vi fermate. Le ultime 3 maglie le lavoriamo in questo modo. Chiudiamo il motivo con un diritto e il vivagno. Il secondo ferro lavoriamo tutte le maglie al rovescio, quindi i gettati li lavoriamo a rovescio fino alla fine del ferro. Terzo ferro,
vivagno, tutte le maglie al rovescio. Fino alla fine del ferro. Quarto e ultimo ferro, tutte le maglie al rovescio. Quindi di nuovo vivagno e di nuovo tutto il rovescio. Fino alla fine del ferro. Andiamo adesso a ripetere questi 4 ferri. Ho proseguito per altri 16 centimetri. E adesso ritorniamo a fare la maglia legaccio. Per il legaccio, naturalmente, dobbiamo rimettere le maglie che avevamo montato all'inizio. Quindi torniamo da 105 che abbiamo, torniamo di nuovo a 111. Quindi aumentiamo di nuovo di 6 maglie. Quindi lavoriamo come per l'inizio e andiamo a fare il vivagno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aumentiamo di una maglia, quindi possiamo fare o lanciamo un gettato oppure facciamo un cappietto e facciamo un aumento. In questo caso io andrò a fare i gettati, quindi gettato, quindi abbiamo aumentato di una maglia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, gettato, quindi abbiamo fatto un aumento e rincominciamo. Facciamo in questo modo, aumentiamo 6 maglie fino alla fine del ferro. Nel ferro di ritorno questi gettati vengono lavorati a rovescio ritorto. A rovescio ritorto perché non dobbiamo andare praticamente a creare un foro, ma bensì dobbiamo lavorare di nuovo la nostra maglia a legaccio. Per cui questo gettato lo prendiamo in questo modo e andiamo a lavorarlo a rovescio ritorto. Proseguiamo in questo modo fino a che non troviamo il prossimo gettato che verrà lavorato di nuovo a rovescio ritorto. Quindi il gettato lo lavoriamo a rovescio ritorto fino alla fine del ferro. Abbiamo di nuovo sul ferro un totale di 111 maglie. Adesso ricreiamo altri 16 centimetri, sempre a maglia legaccio. Allora, quindi continuiamo per 16 centimetri a maglia legaccio e poi di nuovo con il motivo traforato, ricordandoci sempre di eliminare un po' prima del motivo traforato 6 maglie e poi di riaggiungerle quando andiamo a fare il motivo legaccio. Ci troviamo direttamente alla fine e quindi arrivati ai nostri 80 cm di altezza e vi faccio vedere come chiudere le maglie per il collo. Allora, questo è il risultato finale. Dobbiamo ottenere praticamente un rettangolo largo 55 cm per 80 di altezza.
Quindi dividiamo 16 cm di maglia legaccio, 16 cm di punto traforato e di nuovo 16 di legaccio, 16 di traforato e terminiamo con il legaccio. Arrivati a questo punto io mi ritrovo con gli ultimi 4 ferri da lavorare per chiudere il lavoro. Come andiamo a lavorare adesso? Adesso lavoreremo in questo modo. Andiamo ad eliminare 24 centimetri per il collo. In genere vi ho detto che per uno scollo da donna, per un maglione, si eliminano 8 centimetri. In questo caso, visto che stiamo andando a fare appunto un cardigan, 24 centimetri sono più che sufficienti. Quindi vi calcolate 24 centimetri di altezza e andate a posizionarvi i marcatori. Nel mio caso 24 cm corrispondono a 48 maglie. Ciò significa che dovrò andare ad eliminare ovviamente per lo scollo, quindi chiudiamo tutte insieme 48 maglie. Sul ferro io ho 111 maglie, quindi porterò queste 111 maglie a 110 per ovviamente avere diciamo un numero pari e quindi di conseguenza riuscire a, ad avere sul ferro delle maglie uguali in tutti i lati. Quindi ricapitoliamo: 111 maglie le portiamo a 110, vado ad avere sul ferro per le spalle 31 maglie a destra, 48 le eliminiamo e 31 maglie per le spalle. Allora, arrivata a questo punto vado a lavorarmi le 31 maglie che andranno praticamente per le spalle, quindi arriviamo fino al marcatore. Arrivati al marcatore tolgo il marker e inizio ad eliminare le maglie. Le eliminiamo a diritto, quindi vado a lavorare un diritto, un altro diritto e accavallo la prima maglia sopra la seconda in questo modo, e sono 1 2 3 4 5 6 e proseguo fino ad arrivare all'altro marker, quindi vado ad eliminarmi 48 maglie che nel mio caso corrispondono esattamente a 12 scusate, a 24 centimetri. Come vedete ho eliminato tutte le maglie del mio collo, mi ritrovo praticamente al termine, quindi elimino l'altro marker, vado ad eliminare l'ultima maglia e adesso torno alle mie 31 maglie che nella realtà sono 32, quindi ricordiamoci di eliminare una maglia. In questo caso andiamo a fare 2 maglie insieme a rovescio e abbiamo portato le maglie a 31. Quindi terminiamo fino alla fine. Abbiamo quindi sul ferro 31 maglie a destra, le maglie tagliate che risultano essere 48 e 31 maglie a sinistra. Giriamo adesso il lavoro e andiamo adesso a chiudere praticamente le maglie tutte insieme. Quindi lavoriamo tutte le maglie a rovescio, quindi lavoriamo tutte le maglie a rovescio fino alla fine. Giro adesso il lavoro, mi ritrovo sul davanti
e vado praticamente a chiudere tutte le maglie. Le chiudiamo ovviamente sempre lavorando un diritto, un altro diritto e a cavallo la prima maglia sopra la seconda. Lavoro un diritto, a cavallo, diritto e a cavallo, diritto e a cavallo. In questo modo fino alla fine del ferro. Arrivati alla fine, lavoro un diritto, a cavallo, tiro del filo perché mi servirà poi per andare a cucire, taglio, senza nessun nodo, andate direttamente a chiudere in questo modo. E questa è la prima parte della spalla. Adesso mi ritrovo da questa parte, vado praticamente ad aggiungere un altro il filo, quindi andiamo ad aggiungere il filo, e proseguo tutto a rovescio. Fino alla fine del ferro. Giro, mi ritrovo sul diritto del lavoro, vado a chiudermi tutte le maglie. Quindi vado a lavorare un rovescio e un diritto e a cavallo, diritto e a cavallo, diritto e a cavallo, diritto e a cavallo. In questo modo fino ad arrivare alla fine. Arrivati a questo punto non ci resta che passare al davanti. Vi consiglio, quando state andando a chiudere le maglie, di posizionare un marcatore al centro in modo tale che questo ci potrà essere utile quando andiamo poi a cucire il collo. Prima di partire per il davanti vi ho fatto uno schemino, così andiamo a capire che cosa stiamo andando a fare. Allora, il dietro del lavoro noi abbiamo montato 111 maglie. 111 diviso 2 mi dà 55,5. È chiaro che non posso montare 55,5 maglie, quindi andrò ad eliminare questo 5 e mi risulta 55. Quindi ipoteticamente dovrò fare la parte sinistra di 55 maglie e la parte destra di altre 55 maglie e torniamo più o meno ad avere 110 maglie sul ferro, non importa se diciamo non abbiamo quella maglia in più, ecco. La metà ovviamente perché? Perché andremo a fare prima una parte e poi un'altra parte. Questo è più o meno lo schemino che andremo a lavorare. Lavoreremo in questo modo. Allora, questa parte qui verrà lavorata allo stesso modo in cui abbiamo lavorato praticamente il dietro. Quindi avremo 16 cm di maglia legaccio, 16 cm di punto traforato e così via. Da questa parte invece io andrò a fare un bordo. Il mio bordo sarà suddiviso in questo modo. Una maglia che diciamo farà da stacco tra diciamo il mio bordino e il mio motivo principale e quindi è data da una sola maglia. Il diciamo bordo che è dato da 21 maglie. E infine abbiamo due maglie che saranno il bordo principale, mettiamola in questo modo. Quindi da questa parte mi risulta che dovrò montare sul ferro 31 maglie. Se noi andiamo a sommare 31 più 1 più 21 più 2 mi dà 55. 31 perché? Perché sappiamo che il motivo traforato
è un multiplo di 2 più 1, quindi 30 diviso 2 è un multiplo e a queste 30 aggiungo appunto una maglia e in questo modo riesco ad avere diciamo il lato sinistro e il lato destro. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio come andiamo a realizzarlo. Allora, sempre con i ferri del 3 vado a montare sul ferro un totale di 55 maglie, come abbiamo detto. Andiamo praticamente a fare prima questa parte qua, quindi montiamo le maglie, andiamo a fare praticamente il vivagno che è incluso in queste 31 maglie, quindi lavoreremo il vivagno, quindi un rovescio, passiamo una maglia sul ferro di destra, vi lascio qui sopra il vivagno, il link che vi riporta come farlo, e sono 1, 2. Filo davanti, quindi partiamo con il rovescio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Allora, questa è la prima parte. Posizioniamo un marcatore e andiamo a passare semplicemente una maglia senza lavorare. Quindi con il ferro di destra prendiamo la maglia successiva che si trova sul ferro di sinistra, la passiamo sul ferro di destra presa a rovescio senza lavorare. Questa sarà la maglia che diciamo delimiterà il nostro motivo dal nostro, vedete come c'è nel disegno, quindi dal nostro elastico, per cui questa maglia andrà sempre passata sul diritto del lavoro. Posizioniamo un altro marker per non confonderci e adesso andiamo a lavorare le 21 maglie sempre a rovescio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Questo è il nostro motivo sempre a maglia a legaccio e adesso questo sarà il nostro bordino. Le prime due maglie in questo caso e solo in questo caso verranno lavorate a diritto. Giro il lavoro, il secondo ferro lavoriamo sempre tutte le maglie a rovescio, quindi non possiamo sbagliarci, per cui andiamo a lavorare tutto a rovescio. Fino alla fine del ferro. Terzo ferro, lavoriamo tutte le maglie a rovescio fino al marcatore, quindi andiamo a lavorare il vivagno e poi tutte le maglie a rovescio fino al marker, fino al marcatore. Arrivati al marker, passo la maglia senza lavorare,
ritorno a lavorare tutte le 21 maglie al rovescio. E adesso, da questo momento in poi, sul diritto del lavoro, queste due maglie dovranno semplicemente passare. Quindi il filo va dietro il lavoro, passo la prima maglia presa al rovescio e la passo sul ferro di destra e passo la seconda maglia allo stesso modo, in questo modo. Quindi le passo semplicemente tutti e due. Giro il lavoro e di nuovo rincomincio il lavoro tutto al rovescio. Quindi queste due maglie che avevo passato le lavoro al rovescio e continuo il mio lavoro tutto al rovescio. Non dobbiamo fare altro adesso che ripetere il terzo e il quarto ferro come abbiamo fatto per il dietro per 16 cm. Mi raccomando, fate lo stesso numero di giri e ci vediamo per il cambio di motivo. Una volta arrivato a 16 cm, solo da questa parte andiamo a lavorare il motivo traforato. Lavoro quindi il vivagno, 2 maglie insieme a diritto, e un gettato, 2 maglie insieme a diritto e un gettato, fino ad arrivare al mio marcatore. Dopodiché proseguo sempre lasciando una maglia senza lavorare, tutto al rovescio di nuovo per il bordino e chiudiamo con queste 2 maglie passate. Allora, come vedete, ho proseguito, ho fatto il ferro successivo. Adesso continuiamo con il motivo e non dovete fare altro che lavorare il motivo e quindi alternare questi due motivi fino ad arrivare a 80 centimetri, mentre da questa parte continuiamo sempre con il legaccio. Arrivate a 80 centimetri, vi fermate e vi faccio vedere come andiamo a chiudere le maglie per le spalle e proseguiremo solo con questo per chiudere ovviamente il collo. Arrivati alla fine, quindi ho proseguito tutto in lungo fino alla fine, dobbiamo adesso andare a chiudere le maglie. Quindi è necessario che andiamo a fare lo stesso numero di ferri che abbiamo fatto per il dietro, lo facciamo anche per il davanti. Sono arrivata praticamente alla fine della spalla, quindi andiamo a chiudere tutte queste maglie, quindi devono essere, mi raccomando, lo stesso numero di maglie e lo stesso numero di ferri che abbiamo fatto per le spalle del dietro. Quindi avevamo detto che avevamo lasciato 31 maglie per diciamo la spalla e poi iniziava il collo. Quindi queste 31 maglie andranno chiuse, mentre queste che saranno praticamente il nostro collo continueranno. Perché? Perché mi servirà il pezzo per poter andare poi a cucirlo dietro. Cosa significa? Che noi andiamo adesso a chiudere queste maglie. Poi, se vi ricordate, sul dietro noi avevamo fatto uno scollo di 24 cm, quindi noi adesso siamo qua praticamente. Allora, vi faccio vedere meglio. Noi in questo momento siamo qui. Quindi che cosa dobbiamo fare? Praticamente. Immaginatevi che questa parte sia il dietro, quindi questo è il mio davanti, chiuderemo queste che poi andranno cucite a quella dietro, mentre questa parte qui andrà sollevata
per la metà del mio collo. Siccome il collo era 24 centimetri, la metà, che io avevo già messo il mio marcatore, quindi questi 12 centimetri, dovranno essere esattamente la mia altezza. Quindi chiudiamo e lavoriamo per 12 centimetri solo questa parte, in modo tale che una volta chiuso, qui andrà cucito e il collo farà, diciamo, la piega per poterlo cucire poi dietro. Quindi metterò un marcatore, così so esattamente dove sono arrivata, e da questo momento in poi calcolerò i miei 12 cm di altezza solo a maglia legaccio. Queste maglie le andiamo a chiudere, quindi andiamo a lavorare il nostro rovescio, il diritto, e accavalliamo la prima maglia sopra la seconda e proseguiamo diritto e a cavallo, diritto e a cavallo, diritto e a cavallo, diritto e a cavallo. Proseguo in questo modo fino ad arrivare al mio primo marcatore. Mi ritrovo al primo marcatore, quindi cosa vado a fare? Tolgo il marker, questa maglia diventerà praticamente il mio rovescio e la successiva diventerà il mio vivagno. Cosa significa? Che queste due maglie diventano il vivagno. Mi serviranno poi per andare a cucire sul retro. Quindi questa maglia la lavoriamo a rovescio e accavalliamo la prima sopra la seconda. In questo modo. E abbiamo creato, diciamo, la prima maglia del vivagno. Questa passa senza lavorare, quindi abbiamo creato il vivagno, e queste maglie continueranno in questo modo fino ovviamente alla fine del ferro. Mettiamo il marcatore che mi indicherà da questo momento in poi che devo salire per 12 centimetri. Il secondo ferro, comunque il ferro di ritorno, andiamo a lavorare sempre tutte le maglie a rovescio, non cambia niente. Quindi proseguiamo a rovescio come abbiamo fatto fino adesso. Fino alla fine. Allora, queste due maglie abbiamo detto che si sono trasformate nel vivagno, quindi praticamente andiamo a lavorare la prima maglia a rovescio e la seconda la passiamo senza lavorare e proseguiamo sempre tutto a rovescio. Non importa se in qualche modo abbiamo trasformato queste due maglie, perché tanto questa parte andrà dietro nel collo e quindi non si noterà più di tanto. Questo ci servirà ovviamente per andare poi a cucire ovviamente questa parte alle spalle del dietro. Ci vediamo direttamente una volta terminati i 12 centimetri. Sono arrivata ai miei 12 centimetri, questo è il risultato. Adesso andiamo a chiudere completamente le maglie. Quindi andiamo a lavorare diritto, diritto e a cavallo. Un diritto e accavalliamo. Diritto e accavalliamo. Diritto e accavalliamo. E così per tutto il ferro. Allora, chiuse queste maglie, il risultato sarà questo. Prendiamo ovviamente il nostro lavoro, lo mettiamo sul rovescio e puntiamo sul diritto invece la parte iniziale.
Quindi questo sarà quello che andremo a fare. Andremo praticamente, una volta fatto, a cucire la spalla con la spalla, naturalmente, e poi il pezzo che noi abbiamo cucito in più non dobbiamo fare altro che cucirlo in questo modo. Quindi la nostra metà sarà questa e questo è praticamente il nostro, diciamo, lavoro al diritto. Adesso andiamo a fare l'altra parte. Il davanti destro si lavora in modo speculare al davanti sinistro. Cosa significa questo? Che se per il davanti sinistro noi siamo partiti praticamente con la lavorazione del motivo e poi del bordo, per il davanti destro faremo al contrario, cioè partiremo con il bordo e termineremo con il motivo. Montiamo sul ferro sempre lo stesso numero di maglie, per cui con i ferri numero 3 montiamo sul ferro 55 maglie. Lavoriamo in questo modo. Lavoreremo 2 diritti, che praticamente sono il bordino, 21 rovesci, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Mettiamo il marcatore, facciamo passare una maglia senza lavorare, di nuovo il marker e lavoriamo 29 rovesci, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Quindi le ultime 2 maglie vengono lavorate con il vivagno, quindi la prima maglia la passiamo e la seconda la lavoriamo a rovescio. Ci troviamo sul rovescio del lavoro, il secondo ferro e quindi il rovescio del lavoro. Lavoriamo in questo modo, tutte le maglie a rovescio tranne le ultime 2. Alle ultime 2 maglie vi fermate. Le ultime 2 maglie, come vi dicevo, il filo resta sul davanti, quindi passiamo queste 2 maglie senza lavorare e il filo passa dietro. Giro il lavoro e rincomincio da capo, cioè lavorerò queste 2 maglie a dritto, tutto a rovescio, questa maglia passa e qui tutte le maglie a rovescio, compreso il vivagno. Quindi ripetiamo a questo punto il terzo e il quarto ferro e ripetiamo poi ovviamente in base al numero dei ferri che abbiamo fatto per il davanti sinistro, allo stesso modo lavoriamo il davanti destro. Ci vediamo direttamente al termine. Arrivati all'altezza delle spalle, dobbiamo adesso andare a chiudere anche da questa parte e proseguire solo con il collo. Allora, per prima cosa mettiamo un marcatore sul diritto del lavoro. Andiamo a chiudere le maglie sul rovescio del lavoro, quindi andremo a chiudere queste maglie e proseguiamo solo con il bordino a maglia legaccio.
Quindi mi ritrovo sul rovescio del lavoro. Chiudiamo queste maglie. Vado a chiudere le maglie sul rovescio, quindi lavoriamo un rovescio e un rovescio, a cavallo la prima, sopra la seconda. Di nuovo rovescio, a cavallo e chiudo. Di nuovo rovescio, a cavallo e chiudo. Proseguo in questo modo fino ad arrivare al marcatore. Arrivata al marcatore, naturalmente togliamo il marker, lavoriamo questa maglia a rovescio e accavalliamo la prima sopra la seconda. A questo punto non mi resta che proseguire tutto a rovescio fino alle ultime 2 maglie che passano, quindi 1 e 2 le passiamo e il filo va sul dietro del lavoro. Giro il mio lavoro e a questo punto iniziamo in questo modo. Come abbiamo fatto per l'altra parte, lavoriamo queste 2 maglie a diritto, quindi 1 e 2, lavoriamo tutte le maglie successive a rovescio e le ultime 2 maglie si trasformano in vivagno, semplicemente. Quindi elimino, scusate, allora elimino il marker, quindi quest'ultima maglia passa senza essere lavorata e l'ultima si trasforma in vivagno, quindi diventa un rovescio. Adesso proseguiamo in questo modo per lo stesso numero dei ferri che abbiamo fatto per l'altra parte e poi andiamo a chiudere le maglie. Naturalmente deve essere alto anche questo 12 cm. Allora, ho praticamente terminato anche questa parte e come vedete sono andata a chiuderla. Stessa cosa avevamo già fatto prima, quindi questo sarà il risultato terminato. E ovviamente la parte sul dietro andiamo a posizionare le parti davanti e questo andrà fatto in questo modo. Queste sono le nostre spalle che andranno cucite sia a destra che a sinistra e questa è l'altra parte del collo che naturalmente andrà cucita fino ad arrivare alla metà del dietro e del dietro. E poi ovviamente questo risulterà in questo modo una volta che noi andiamo a posizionarlo sul collo. Quindi questo più o meno risulterà essere così. Adesso non ci resta altro che andare praticamente a lavorare le nostre maniche. Per quanto riguarda le maniche andiamo a fare 2 rettangoli identici che misurano 48 cm per 48 cm di altezza. Quindi quarantotto per 48. Naturalmente alterniamo come sempre la maglia a legaccio con il punto traforato e terminiamo con la maglia a legaccio. Quindi sostanzialmente, almeno nel mio caso, risulteranno essere 3 motivi. La manica naturalmente verrà chiusa in questo modo, non andiamo a farla insieme perché tanto è la stessa cosa del motivo. Quindi questa sarà la mia manica e nel mio caso io andrò poi a girare anche il pezzo di sotto perché mi piaceva proprio l'idea di girarlo in questo modo. Quindi andiamo a rifare un altro
l'altra manica e poi andiamo a cucire. Allora, non vediamo insieme la cucitura perché io ve l'ho già spiegato. A proposito, vi lascio qui sopra il link che vi riporta a come si va a cucire. Naturalmente, come sempre, si parte dalle spalle, poi una volta cucite le spalle andremo a posizionare la manica, quindi come vedete io in questo caso ho già cucito il collo e le spalle, quindi cuciamo le spalle, il collo, quindi come vedete, e poi aggiungiamo le maniche. Le maniche andranno cucite, ovviamente le posizionate il centro con il centro delle spalle e cucite a destra e a sinistra. E una volta che cucite, ovviamente la manica risulterà essere in questo modo. Ok? E il nostro lavoro è terminato. Ci vediamo direttamente, ovviamente, a lavoro terminato. E questo è il risultato finale. Bene, il video è terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!